Ciao ragazzi, ben ritrovati ancora una volta sul canale Slot Car Tech. Oggi argomento tecnico e lo dedichiamo alle corone Angle Winder. Fra le molteplici marche che possiamo trovare sul mercato, una delle marche che sviluppa e commercializza corone totalmente in alluminio è la Slotting Plus. Quindi per chi sceglie di dare alla propria slot car una rapportatura completamente priva di ABS o comunque di materiale plastico, Slotting Plus potrebbe fare al caso vostro. Quindi andiamo a scoprire più da vicino come sono fatte e tutte le caratteristiche di queste corone Slotting Plus Angle Winder. Beh, cosa dire ragazzi, qui ho uno splendido poker di corone Slotting Plus. Sono corone, come dicevamo prima in apertura del video, di tipologia Angle Winder. Voglio parlarvi di queste corone perché sono di tipo professionale e sono costruite decisamente nel migliore dei modi. Adesso ne andiamo ad aprire una, vediamo anche nel dettaglio come è fatta, come è stata alleggerita, e poi vi faccio vedere anche come cambia la dentatura al cambiare del numero dei denti. Sì, perché queste corone hanno tutte lo stesso diametro. Andiamo infatti un po' più da vicino a leggere l'etichetta della confezione. Qui in questo caso ho una corona da 28 denti. Lo vedo perché già il codice mi fa intendere la dentatura della corona stessa. In questo caso un SP072528. Quel 28 finale mi sta ad indicare il numero dei denti della corona, ma lo vedo anche nella riga subito sotto. Infatti qua mi dice Angle Winder Gear, quindi corona di tipo angolato, Angle Winder infatti, e mi dà il diametro 16,8 per il numero dei denti, in questo caso 28 teeth, quindi 28 denti. Come dicevamo prima, la corona è angolare, c'è scritto anche in spagnolo, e mi dà ancora un'indicazione, ovvero mi dice la tipologia di assale sulla quale questa corona può essere montata. In questo caso l'assale è il 2,38 mm, il classico assale 3/32esimi che troviamo praticamente oggi in commercio su tutte le nostre vetture slot car in scala 1,32, e poi mi dà ancora indicazioni su quella che è questa piccola vite che mi servirà per fissare la mia corona all'assale. In questo caso all'interno della confezione c'è un grano M2,5 e servirà una chiave a brugola da 1,3 mm per poterlo serrare comodamente sul nostro assale. Abbiamo quindi tutte le indicazioni che ci servono, tutte le indicazioni utili per non sbagliare corona al momento dell'acquisto. Mi raccomando ragazzi, io vi faccio vedere anche tutte queste etichette perché quando dovete acquistare un prodotto abbiate sempre cura di leggere tutte le indicazioni, perché spesso si vanno ad acquistare prodotti che non possono essere montate sulle nostre slot car. Quindi mi raccomando, leggete sempre bene tutte le indicazioni del produttore e cercate così il prodotto più adatto alle vostre esigenze. Ma ora torniamo alla corona. Come ho detto prima, queste corone, anche se cambia il numero dei denti, hanno sempre e comunque lo stesso diametro. In questo caso abbiamo 28 denti con 16,8 di diametro, ma possiamo andare a prendere anche tutte le altre corone e notiamo che questa da 29 ha sempre un diametro di 16,8, questa da 30 sempre 16,8 di diametro e anche questa da 31 denti 16,8 di diametro. Come ho già spiegato qualche video fa, se non l'avete visto mi raccomando andate a guardarlo, il video che parla appunto delle rapportature, all'interno del mondo delle slot car il numero dei denti non va ad influire sul diametro della corona, o meglio, le corone che vengono costruite dai vari produttori si basano in prima battuta sul diametro per poter essere accoppiate perfettamente con il pignone, quindi per trovare il giusto rapporto, il giusto equilibrio tra il pignone e la corona, e poi una volta trovato il diametro che combacia con il diametro del pignone, a questo punto andiamo a modificare la dentatura. Chiaramente modificando la dentatura andremo anche a modificarne il passo ed è così molto facile andare a trovare corone
che abbiano una dentatura diversa in base al numero dei denti. Stiamo parlando di struttura diversa, quindi chiaramente il numero dei denti sarà diverso, ma è diverso anche proprio la costruzione del singolo dente. Vediamo ad esempio cosa cambia da una corona da 31 denti a una corona da 28 denti, che sono già due corone con un bel salto di dentatura. Eccoci, ho voluto avvicinare un po' l'inquadratura per farvi capire meglio di cosa stiamo parlando. Qui abbiamo una corona da 28 denti, qui invece abbiamo una corona da 31 denti. Chiaramente, come abbiamo visto prima e come c'è scritto anche sulla confezione delle due corone, il diametro è lo stesso, per cui se io prendo le due corone e le sovrappongo l'una con l'altra, come potete vedere il diametro di entrambe è praticamente lo stesso, quindi non varia. Cambia solo ed esclusivamente il numero di questi denti. Ma per avere un passo migliore, quindi per riuscire ad accoppiare in modo migliore il pignone con la corona, la dentatura, o meglio il disegno del singolo dente, cambia seppur di poco in base al numero dei denti totali della corona stessa. Prendiamo subito in esame la corona da 28 denti. Vediamo che i denti sono decisamente molto aguzzi, sono praticamente dei piccoli triangoli che partono dalla circonferenza della mia corona e vanno verso il fuori della corona stessa. Hanno una forma semplicemente triangolare. Mentre se noi prendiamo la corona da 31 denti, quindi una corona con un numero di denti maggiore rispetto alla precedente, questa forma triangolare viene leggermente smussata. Abbiamo infatti una partenza, potremmo dire quadrata, per poi avere la classica forma triangolare soltanto in punta, quindi solo verso la fine del dente stesso. Lavorando in questo modo, Slotting Plus riesce così a far lavorare in modo egregio i pignoni di diametro magari diverso con tutte le corone che ha a catalogo, permettendo così ad ogni pilota di trovare per ogni percorso la giusta rapportatura. Chiaramente la conformazione di ogni singolo dente varierà leggermente in base al numero dei denti totali della corona, quindi partiamo da una forma estremamente triangolare per una corona con pochi denti per arrivare ad una forma un po' meno triangolare, per così dire un po' più smussata, sulle corone che hanno una dentatura maggiore. Un'altra particolarità di queste corone è l'alleggerimento. Come vedete infatti ogni corona presenta dei fori, non è una corona piena. Questo dà la possibilità alla corona stessa di essere alleggerita e quindi pesare decisamente meno. Ricordatevi sempre che il peso che è fissato sulle masse rotative, quindi che fa da volano, è un peso che inficia particolarmente sulle prestazioni della vettura, per cui tutto quello che si riesce ad eliminare è meglio farlo. E in questo caso Slotting Plus ha scavato decisamente le proprie corone, pur mantenendo comunque un ottimo grado di resistenza. Sul mozzo della corona stessa abbiamo poi un piccolo foro che sarà quello che ci permetterà di andare a fissare il nostro grano M2,5 con la chiave da 1,3 e poterlo così assicurare in modo stabile all'assale. Ancora una particolarità su questa corona è l'angolatura di questi denti, quindi dovete fare sempre molta attenzione, soprattutto quando andate a utilizzare questa corona, di avere anche l'angolatura giusta del banchino motore per non trovarvi con l'albero motore e quindi con il pignone girato o sfalsato rispetto all'angolatura di questa corona. Ma diciamo che oramai quasi tutti i banchini angle winder hanno la stessa inclinazione, per cui questa corona la potete tranquillamente utilizzare su ogni tipologia di vettura. Ragazzi, come sempre, se dovete farmi delle domande, mi raccomando, scrivetelo nei commenti, io ben volentieri vi risponderò. Mettete un like se avete trovato interessante il contenuto di questo video e se anche voi utilizzate le corone Slotting Plus. Noi come sempre ci diamo appuntamento qui su Slot Car Tech per il prossimo video.